Adesso ci sono le mele buone, tempo di mele, quindi facciamo una bella ciambella con le mele. Perché la ciambella? Così, perché mi andiamo a fare la ciambella. Queste sono dolcissime, sono buonissime, sono le mele dalla pianta del mio vicino che gliel'ho rubate stanotte. Quando si fanno le torte, soprattutto quelle che hanno dentro il lievito, bisogna organizzarsi bene. Quindi ricetta, io l'ho presa da un libro, prendetela da YouTube, canale Rapanello, consigliatissimo. Bigliettino, segnate tutto, vi pesate tutto, vi preparate tutto, così dopo non vi perdete a cercare ingredienti, a fare altre cose e intanto la torta la va giù e non sapete come mai. Accendete già anche il forno a 180 gradi. Allora, la prima cosa da fare è sbucciare per bene 4 mele buone, belle profumate, perché se non è buona la mela la torta non viene mica buona. 4 mele e 2 le facciamo a fette grosse, guardate, come queste qua. Vedete, fette con uno spessore dietro di circa 1,5 cm, quindi abbastanza sostanziose, e altre 2 mele invece le tagliamo a quadrettoni. Perché un po' a fette e un po' a quadrettoni? Perché questi qui a quadrettoni, grandi circa così, anche più piccoli, li mettiamo dentro la torta, questi qui invece a fette più grosse li mettiamo sopra la torta. Adesso queste mele io gli do una scottata nel microonde 2 minuti 600 watt, oppure in un pentolino con il coperchio senza aggiungere niente altro, solo un pochino di zucchero, oppure nel forno già che è caldo lo buttate dentro 2-3 minuti, bisogna dargli solo una scaldata, una scottata per fargli uscire l'acqua in eccesso. E dunque gli diamo una scottatina, come dicevamo, gli metto sopra giusto una cucchiaietta di zucchero, vedete, il cucchiaio da minestra di zucchero appena appena e anche meno, non gliela metto neanche tutta. La spolverate in giro e adesso questo qua lo metto nel microonde 2 minuti, oppure c'ho il forno già acceso, come dicevamo 2-3 minuti, oppure in un padellino col coperchio. Vado. Ecco fatto, giusto 2 minuti. Adesso le mele sono un po' calde, ma sono anche leggermente appassite. Ora che facciamo la torta saranno fredde. La teglia imburrata e infarinata, così dopo ce l'ho pronta, perché altrimenti dopo arrivate con la torta pronta, l'impasto pronto, è lì che sta già lievitando sul tavolo disperati e ci avete da imburrare la teglia, quindi ricordatevi di prepararla prima. Ecco, un po' di farina, via la farina in eccesso. Siccome abbiamo detto che facevamo la ciambella, io la ciambelliera non ce l'ho, diametro 26, metto in mezzo una pirofilina, va bene anche qualcosa in acciaio o anche un bicchiere, un Pirex, basta che è roba che non si rompe in forno. Bacinella comoda, 3 uova e frusta elettrica, forza. 130 grammi di zucchero, va bene anche quello di canna se volete. Quando lo vedete che si è schiarito un po', fa le bolle, tutto schiumoso e lo vedete che sembra proprio felice di vedervi, ci mettete dentro 100 grammi di olio, di semi, ci mettiamo dentro anche 60 grammi di latte e un pochino di cannella che sta bene con le mele, se vi piace, però io ce la metto perché mi piace, come se non ci fosse un domani dentro, ale. Ci metto anche la metà della farina, questi sono 200 grammi di farina mista, metà di semola rimacinata che darà molta morbidezza e metà di farina zero normale. Ne metto metà perché sennò quando accendo facciamo arrivare la roba fino sul tetto. Qualche giretto a vuoto e poi lo facciamo partire. Metto tutta la farina e riaccendo, sempre piano, sennò puff. Dopo circa 3 minuti, sarà un po' schiumoso, ma non tantissimo, ma non deve essere tanto schiumoso, ci metto dentro una bustina di lievito vanigliato per dolci. Se non è vanigliato mettete un po' di vaniglia a parte. Non faccio vedere l'etichetta perché non mi pagano per farla vedere. Ale. Qualche giretto a vuoto e poi accendiamo, la lavoriamo giusto un minuto. Quando si mette il lievito nelle torte bisogna fare in fretta perché il lievito inizia a lavorare subito, perché se vi lavora nella ciotola poi non vi lavora nella ciambelliera. Ok, andiamo nella ciambelliera. Versiamo tutto nella ciambelliera. Naturalmente potete fare anche una torta normale, però fate diametro 24. Dentro in questo impasto, se volete, ci potete mettere anche aromi come arancia grattugiata, limone grattugiato, delle nocciole, chicche di cioccolato, qualsiasi cosa vogliate, ma non tantissimo.
Mele, prima quelle a cubetti, vedete che si sono un po' ossidate, è solo un bel segno, vuol dire che sono mele buone, dolci e contengono molto ferro. Prima quelle a cubettini, tutte intorno, sparpagliate ovunque, sono un po' appassite, sono perfette, io me le mangerei già così. Ok, poi sopra ci mettiamo quelle a fette, messe in giro con un certo ordine, una distante dall'altra, tutte alla stessa distanza. Ecco, ricordatevi di metterle così con le corna in basso, in maniera che la parte tonda stia verso l'altra, così avrà anche un'estetica migliore. Sopra ci aggiungiamo anche dei pinoli o dell'uva passa, quello che volete. Non vi preoccupate di far sprofondare le mele, perché sprofonderanno da sole, anzi sarà la torta che salirà e le coprirà in parte. Una leggera spolverata di zucchero in giro, e non tanto perché sennò poi lo zucchero fa acqua, un pochino appena appena, e andiamo nel forno. Ecco qua, 180 gradi per 45 minuti, forno ventilato. Pronte, giusti 45 minuti. A metà cottura gli ho messo un foglietto di carta stagnola perché stava colorando un po'. Va che bella, eh? Vedete com'è bella colorata? Adesso la facciamo raffreddare, perché se ci metto sopra lo zucchero a velo adesso si diventa lucido, si scioglie, quindi lo lasciamo raffreddare con calma e poi la disarmiamo. Una volta fredda la torta mettiamo una bella, a piacere naturalmente, però io vi consiglio di fare una bella spolverata di zucchero a velo che ci sta una meraviglia. Ora, io adesso vado di là e me la mangio. E dopo la torta, puff, la va giù. Oggi facciamo la ciambella di mele. Rappanella che mi prende per il culo perché è dondo. Il cancello, ho detto culo. Se no, puff, anche il forno è già acceso, anzi devo andare a accendere il forno.